Ciao, sono Chris, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare della Florida. Vi voglio parlare di quali sono le 10 motivazioni per cui vale la pena trasferirsi in Florida. Iniziamo subito da un punto che si prende, diciamoci la verità, subito in considerazione quando si cambia stato, paese, città: le tasse. Bene, la Florida ha sicuramente una tassazione molto bassa, tra le più basse degli Stati Uniti, ed è effettivamente uno dei motivi principali per cui la gente decide di muoversi in questo stato. Mentre il secondo punto, la seconda parte che riguarda la sfera dell'economia, è il fatto che in Florida ci sia una crescita costante, uno sviluppo costante, e quindi dà tantissime opportunità. La Florida è una meta ambita, questo è sicuramente super positivo. Essere in un posto dove tutte le altre persone vanno in vacanza è veramente spettacolare. Più di 110 milioni di turisti ogni anno arrivano in Florida da tutto il mondo per fare ogni cosa: crociere, visitare le città, visitare i parchi di divertimento, visitare Cape Canaveral, e chi più ne ha più ne metta. Vita da spiaggia in primis tutto l'anno. Costi delle case abbordabili. Sì, effettivamente i costi delle case in Florida sono per tutte le tasche. Tutti possono comprare una casa e trovare un qualcosa che li possa soddisfare. Ovviamente non mi riferisco ai mega grattacieli, questi no, non sono a buon mercato e non sono abbordabili, ma per quanto riguarda la gran parte della Florida, tutti possono trovare la propria abitazione con costi accettabili e possono ritenersi soddisfatti, ma non sono qui a caso. I grattacieli o comunque le case di altissimo livello sono un obiettivo principale per tantissimi investitori americani e non, perché bisogna dire la verità, la Florida permette di avere altissimi ritorni sugli investimenti, quindi le classiche case in affitto rendono molto. Un altro punto positivo è la vita da mare, qualsiasi essa sia. Per chi ama i mari un po' più mossi c'è l'oceano nella parte est, per chi ama i mari un po' più limpidi si può andare a sud verso le Keys, o per chi ama un mare più tranquillo si può stare a ovest nel Golfo del Messico. Posto ideale per chi ama pesca e barche, sia a vela che a motore. Posto top per questo. Sì, la Florida è uno stato di mare, di spiagge, di acqua. La vita da spiaggia è il collegamento perfetto per parlare del clima. Il clima della Florida è bello tutto l'anno, quindi per chi non ama particolarmente l'inverno è lo stato ideale. Addirittura nel sud della Florida praticamente è sempre estate. Per chi cerca il caldo d'inverno, la Florida è l'ideale. Non c'è negli Stati Uniti un inverno più caldo di questo, né in Nevada, né in Arizona e neanche nel sud della California. Ci sono un sacco di cose da fare. Orlando non so quanti parchi di divertimento possa avere, non lo so. Pensate a Cape Canaveral, pensate a Tampa, pensate a tutta la costa Daytona Beach fino ad arrivare a Miami e le Keys. Uno dei punti sicuramente a favore super della Florida è che ci sono un casino, un sacco di cose da fare. Tante, è veramente difficile annoiarsi. Questo è un punto super top della Florida. Questo è uno dei punti che io preferisco. Il concetto di libertà, di diversità in generale in Florida è presente da tantissimi anni. È stato uno dei primi stati, secondo me, ad aprirsi alle diversità in genere, di sesso, di religione, di provenienza, di qualsiasi tipo. Ed è una cosa che ha portato poi a creare un mix culturale incredibile. Ovvio, il sud della Florida in particolare, ma tutta la Florida ha prevalenza culturale latina, ma non solo, ci sono anche tantissimi americani provenienti da diversi stati. Questa è una cosa che la rende più unica che rara negli States. Un'apertura come qui l'ho trovata solo in pochi altri posti e la reputo una cosa molto positiva. La Florida è lo stato delle arance e la frutta e la verdura mediamente sono buone. Strano per gli Stati Uniti, di solito frutta e verdura, quelle invece importate costano tantissimo, e per affrontare questa cosa in Florida, grazie al clima, è anche possibile coltivare frutta e verdura. Lavoro. Questo è un punto fortemente positivo. Quando si decide di muoversi in Florida, sicuramente in poco tempo si trova il lavoro, e poi si può cambiare frequentemente perché il mercato del mondo del lavoro in Florida è veramente
florido, direi, nel senso che ci sono tantissime opportunità costantemente di diverso tipo. Ovviamente turismo, mare, spiaggia, ristorazione, ne fanno da padrona, ma il mercato è molto alto. Gli stipendi non sono proprio superiori alla media, ma il fatto che le tasse siano basse ovviamente contribuisce a questa cosa. E poi è in crescita in generale, le costruzioni sono in crescita, i business sono in crescita, il remote working ha portato tantissime persone a trasferirsi nuovamente in Florida, quindi super! Sport! Lo sport in Florida è di altissimo livello. Calcio, football americano, pensiamo al basket, Orlando Magic, Miami Heat, pensiamo al football, squadra di Miami e la squadra di Tampa. Il calcio sta crescendo, ma Miami è considerata di alto livello in America. Bene, questa è una cosa importantissima per gli americani che amano seguire i diversi sport, quindi spostarsi in uno stato dove possono costantemente lottare per i titoli è veramente importante. La Florida ha sport nelle leghe principali, quindi di altissimo livello. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, spero il video vi sia piaciuto e ovviamente il prossimo video sarà sulle 10 cose per cui non vale la pena trasferirsi in Florida. Ci vediamo al prossimo video!